Ciao ragazzi, ciao ragazze, oggi andiamo a sfogliare insieme la mia boutique che mi è arrivata l'altro giorno, proprio il tempo di girarlo, il numero di novembre 2025. Andiamo subito a sfogliarlo e a commentarlo insieme, così mi vedi anche. Allora, la mia boutique, andiamo subito a sfogliare insieme. Primo abito che abbiamo, il primo abito, mi metto gli occhiali. Allora, il primo abito è il numero 01 ed è una gonna che va dalla taglia 40 alla 46, è una donna realizzata in ecopelle, è un modello che rimane longuette che termina appena sopra la caviglia, capo che si colloca perfettamente a metà tra lo sportivo e l'elegante, molto carino anche indossato con questi stivali. E qua ci dice come sempre la differenza è negli abbinamenti e negli accessori. Assolutamente d'accordo, perché a seconda di come noi abbiniamo gli accessori chiaramente potremmo utilizzare, diciamo, lo stesso abito in occasioni diverse. Questo lo sappiamo, ed è il numero 01, ha 3 stelline su 4, no, su 5 di difficoltà. I tessuti alternativi sono spalmato, imitazione pelle, cire oppure nei consueti tessuti come il tecno, panno, gabardine, velluto e cadì, tutti preferibilmente elasticizzati. E poi abbiamo il bomber. Il bomber è il numero 02, lo vediamo sia qui che qui. Il bomber numero 02 ha 3 stelline su 4 di difficoltà, su 5, taglia dalla 40 alla 46. La manica rimane lunga a giro con taglio spalle appena sceso, che lo rende un capo un po' sportivo, ma anche in questo caso a seconda degli accessori che tu utilizzerai, chiaramente potrai utilizzarlo per una occasione, diciamo, più sportiva oppure più elegante. Come tessuti alternativi puoi utilizzare lana cotta, velluto ottoman, drill, denim, felpati sul rovescio, neoprene oppure cire e ecopelle, utilizzando gli opportuni consigli. Allora, abbiamo il pantalone che vediamo qua, è la camicia e poi il cappotto. Allora, iniziamo con la camicia. La camicia è la numero 03 e ha 3 stelline su 5 di difficoltà, taglia dalla 42 alla 48. La linea ampia, puliti minimal, taschino davanti e i piccoli spacchi laterali la rendono versatilissima. Assolutamente sì. È veramente molto bella. Le camicie sono versatili, si possono mettere sotto giacca, si possono utilizzare in metà stagione, sono quei capi che insomma, lo sappiamo, non passeranno mai di moda. E i tessuti alternativi sono il raso, la tela fluida, il cadì, il twill, oppure nelle trasparenze del voile, chiffon, georgette e pizzo. Mi raccomando, tutti elasticizzati, perché comunque è un modello che va bene solamente con i tessuti elasticizzati. E poi abbiamo i pantaloni, non si vedono molto bene diciamo nella foto, però sono il numero 04, ha 2 stelline su 5, vanno dalla taglia 42 alla 48, sono ovviamente da jogging, ma non solo, ma le puoi utilizzare chiaramente anche come in questo caso con gli anfibi, e quindi li puoi utilizzare anche non solo e unicamente diciamo per occasioni del genere, quindi per fare ginnastica, quindi con le sneakers, ma anche con altri tipi di accessori. I pantaloni sono il numero 04, sono a 2 stelline, quindi non sono neanche difficili da realizzare, vanno dalla taglia 42 alla 48, cintura alta e coulisse con fermi dorati, può diventare elegante se abbinato ad un bel tacco. Ma insomma, qua io non sarei molto d'accordo con il tacco, ma vabbè. Il twill, gabard, doppio crepe, cadì, grasatello, frisotino, panno e velluto rasato, tutti elasticizzati, sono quelli che i tessuti che puoi utilizzare. Poi abbiamo questo cappottino, il cappottino numero 05, cappotto che va dalla taglia 42 alla 48, a 2 stellini su 5. Non è neanche difficile, rimane molto dritto, come puoi vedere.
quindi ma volendo puoi anche abbinarci una cintura a doppio petto con questi bei bottoni, puoi mettere anche dei bottoni più eleganti, magari dei bottoni gioiello volendo. Mi piace molto il colletto come è stato fatto, e poi le maniche, come puoi vedere, sono racchiuse da sicuramente hanno un elastico. Ecco, i tessuti alternativi che puoi utilizzare sono spiegato, gessato, piede pull, bottonato diagonale, Chanel, panno, velour, velluto, bouclé e tweed. Pantalone taglia dalla 42 alla 48 e il numero 08 a 3 stelline su 5, comodo come un pantalone sportivo ma dalla linea elegante, grazie alle tasche oblique con fianchino e pants nella parte del dietro. Sono dei pantaloni classici che non passeranno mai di moda, hanno il cinturino, appunto, rimangono dritti e possono essere utilizzati sia con i tacchi che con diciamo con degli stivali, a seconda anche in questo caso degli abbinamenti che farai. Chiaramente saranno diversi, il capo diciamo che sembrerà comunque diverso, potrai indossarlo in occasioni diverse. I tessuti alternativi sono la maglia compatta, jersey garzato, vellutino di ciniglio, tutti bi-elastici, quindi elastici sia in larghezza che in lunghezza, ricordati. E poi abbiamo la blusa, che è questa qui, questa che vediamo qua è la blusa, è la numero 07, ha una stellina, quindi è facilissima da realizzare. Va dalla taglia 40 alla 46, modello che rimane semplice, molto dritto, cioè proprio il dritto proprio, è molto facile cucire le maniche, ha uno scollo, diciamo, che rimane accollato, sì, allora aspetta un attimo, la puoi mettere sia all'interno dei pantaloni come in questo caso, oppure bella morbida, e ha le maniche che rimangono belle ampie, come puoi vedere. Tessuti alternativi sono crêpe de chine, satin, crêpe georgette, leggero carì, tutti elasticizzati. Qua invece in questa pagina abbiamo i pantaloni molto belli, devo dire che sono stupendi, sono il numero 08 a 3 stelline su 5, dalla taglia 40 alla 46, perfette per una cerimonia, per l'ufficio. Allora, io avevo realizzato un paio di pantaloni così uguali, cioè proprio identici, anche con la cucitura, cioè con la cucitura, è una piega, diciamo, che rimane centrale nel pantalone. Il giorno della mia laurea io mi sono fatto un tailleur tutto in lana ed era proprio fatto così, proprio identico, con la cintura in vita, proprio uguale. Quindi abbiamo detto il numero 08 dalla taglia 40 alla 46, il modello è a vita alta, caratterizzato da un ampio risvolto in fondo che valorizza qualsiasi calzatura venga indossata. Assolutamente d'accordo, sono bellissimi. Non so se ce li ho ancora quei pantaloni, non so se mi stiano ancora, li dovrei indossare quando faccio il cambio di stagione. Tessuti alternativi: gessato, spiegato, piede pull, bottonato, tartan, gabardine, tweed, Chanel, tutti leggermente elasticicizzati. Mentre qui abbiamo la giacca, una giacca che è molto bella, devo dire la verità, una giacca che mi sarebbe molto voluto, me la sarei voluta fare anni fa, la numero 09, è a 3 stellini su 5, va dalla taglia 42 alla 48, strutturata, permette di abbinarlo con top sfarzosi, perché senza collo né allacciatura frontale. Esattamente, tra l'altro nella parte centrale qua è stato se non vedo, sì, è stato mettere una sorta di catenella, puoi mettere anche un fiocco, cioè un fiocco di raso oppure dello stesso tessuto con cui è realizzato magari la giacca, per annodarlo oppure fare un fiocchetto. Io infatti volevo fare proprio così. È veramente stupendo secondo me. Come tessuti alternativi: spiegato, gessato, scozzese, piede pull, principe di Galles, broccato, damascato oppure gabardine, diagonale, rasatello di cotone, velluto e leggero panno, tutti leggermente elasticizzati. Qui abbiamo un capottino che è il numero 10, che va dalla taglia 38 alla 44, quindi è una taglia piccola,
ed è difficile perché ha 4 stelline su 5, quindi adatto solamente a chi sa cucire da un po' di tempo, un po' di esperienza di cucito, diciamo. Veste come un abito bon ton, ma rimane casual grazie alla chiusura a zip e alle tasche inserite nel taglio in forma superiore e a quelle laterali con pistagna. Molto bellina, poi anche molto bellino anche per il fatto che ha la cintura in vita che la rende molto femminile, le tasche sul davanti, rimane un po' svasata, è veramente bellissimo. Anche il colore tra l'altro è molto molto bello. Come tessuti alternativi: diagonale, piedi pull, bottonato, velluto, panno, velour, tutti elasticizzati. Molto particolare è l'abito che vediamo qua, che ha 3 stelline su 5, il numero 11, va dalla taglia 38 alla 44, è veramente bellissimo. Io lo farei leggermente più lungo, ma il modello è stupendo, mette proprio in risalto la figura femminile, veramente bellissimo. È tagliato nella parte del dietro, ha una cerniera lampo se non sbaglio, anche il girocollo mi piace veramente moltissimo, e poi ha il girocollo è scostato e pants che sottolineano la silhouette, esattamente, sia le pants del davanti, e poi rimane bello svasato, molto molto chic, classici abitini da indossare in tantissime occasioni. Tessuti alternativi: jersey, felpa e velluttino di ciniglia, tutti elasticizzati. Qui abbiamo il gilet che è il numero 12, va dalla taglia 38 alla 44, è completamente foderato, ed è a me non piacciono molto i gilet, però vabbè, in questo caso è molto molto bello e molto elegante, devo dire la verità. I bottoni, se non erro, sembrano, almeno visti da qui, sembrano bottoni rivestiti. I tessuti alternativi che puoi utilizzare sono il gabardine, doppio crepe, KD, rasatello, velluto rasato, tutti elasticizzati. Mentre qui, come vedi, è abbinato ad una gonna, lo stesso, anche questa gonna mi piace tantissimo, tra l'altro non è neanche difficile da realizzare perché è 2 stelline su 5 di difficoltà, va dalla taglia 42 alla 48, longhetta mezza ruota per chi non vuole essere elegante, ma non rinuncia alla comodità dell'elastico in vita. Infatti è facilissimo questo perché ha l'elastico in vita. Questo è molto carino, lo potremmo anche realizzare insieme, anche se vorrei dedicarmi più al cucito creativo, ma io ho iniziato a cucire per il sartoriale, metto le mani avanti, lo dico, io ho iniziato per il sartoriale, il creativo è venuto dopo, molto molto dopo, ma ho iniziato a cucire per il sartoriale perché mi sono sempre piaciuti i vestiti, perché mi è sempre piaciuto potermi vestire come voglio, scegliere i tessuti, scegliere i colori, scegliere la forma e via dicendo. Allora, qua abbiamo moda con on stage. Abbigliamento da ufficio deve essere rigoroso, ma con i giusti abbinamenti deve potersi trasformare per soddisfare anche il dopolavoro con le amiche, assolutamente d'accordo. Abbiamo la giacca che vediamo qua, numero 14, che va dalla taglia 42 alla 48, morbida, linea dritta. Poi ha un bottone nella parte del davanti, molto bella indossata così, come in questo modo, con il collo alto. Io adoro il collo alto in inverno, lo sai benissimo. Quindi i tessuti alternativi sono il twill, gabardine, doppio crepe, rasatello, fisottino, panno e velluto rasato, tutti elasticizzati. Qui abbiamo dei pantaloni corti, degli short che sono il numero 15 a 2 stelline su 5, taglia dalla 38 alla 44, comodo, pratico, stiloso, ricco di particolari che lo fanno risaltare, soprattutto se abbinato ad una maglia aderente. Sì, molto bello, anche indossato con dei collant dei collant. Anche questi sono belli, però a me piacciono più i collant coprenti. Tessuti alternativi: gabardine, doppio crepe, KD, rasatello, frisuttina, panno e velluto rasato, tutti elasticizzati. Cappotto, taglia dalla 38 alla 44, 4 stelline su 5 di difficoltà, il numero 16. È molto difficile, è un pochettino difficile, non è difficilissimo, ma un bel po' difficile da realizzare. È stato realizzato in neoprene, cioè quello impermeabile neoprene, e puoi utilizzare anche il cirè, le coppelle, insomma puoi utilizzare l'ecopelo, puoi utilizzare vari tipi di tessuto, insomma ti può sbizzarrire.
È molto bello anche il colore mi piace veramente tanto. Ne ho uno tra l'altro ereditato da mia nonna che è proprio di questo colore, meraviglioso, sta molto bene, soprattutto che ha dei colori freddi, ecco, un sottotono freddo. La camicia numero 17 va dalla taglia 42 alla 48, versione più elegante e sdrammatizzata dalle forme grazie al tessuto rigato. Beh, sì, è la classica camicia tagliata sul davanti con asole e bottone, col polsino con 2 bottoni. Puoi utilizzare come tessuto il battista, il pique di tela, il rasatello di cotone, shantung, taffetà, tutti comunque leggeri, abbinati ai pantaloni. Vediamo di farteli vedere, eccoli qua. Sono il numero 18 a 3 stelline su 5, va dalla taglia 42 alla 48. Sono dotati di patta con la lampo impunturata a vista. Vabbè, sono stile maschile anche questi, un po' simili a quelli che abbiamo visto prima, che io ho utilizzato per la laurea. Sono molto simili e come tessuti puoi utilizzare il gabbard, il twill, il panno, il velluto rasato e il tessuto scamosciato. Pantalone numero 19, lo vediamo qua, Sporty Spice, per chi ama essere sportiva ma sdrammatizza ogni look con un capo trendy comodo che rende l'outfit moderno. E abbiamo il numero 19 che ha 3 stelline, taglia dalla 38 alla 44, tasche a toppa anteriore attirano lo sguardo e caratterizzano questo denim che continua a essere un'intramontabile tendenza. E puoi utilizzare come tessuti drill, shantung, gabbard, velluto, rasatello di cotone, panno e tessuto scamosciato, tutti, mi raccomando, elasticizzati. Sono veramente molto bellini, fatti proprio così in jeans. Ma mi piace particolarmente anche questa giacca. La vediamo nel dettaglio, la numero 20, è a 3 stelline su 5, va dalla taglia 40 alla 46. E diciamo che è caratterizzata dal fatto che ha questo scollo, come puoi vedere, con degli smerli, che mi piace tantissimo. C'è la lampo nella parte del davanti e poi sagomata nei fianchi, e poi la caratteristica è lo sfondo piega dalla parte di dietro, che te lo voglio far vedere da vicino. Vedi qua, veramente bellissimi, bellissimo, molto molto bello come particolare, con particolarità. I tessuti che puoi utilizzare sono la lana, twill, chanel, diagonale, spiegato, piede pull, al tweed, velluto, panno bouclé, diagonale, pesante, gabbard, insomma veramente tantissimi tessuti diversi. In questa pagina abbiamo la felpa con cappuccio, molto molto carina. Tra l'altro io mi propongo sempre di fare questo tipo di felpa con cappuccio, ma poi alla fine non lo faccio mai. Numero 21 a 3 stelline su 5, taglia dalla 40 alla 46 e rimane oversize. Ecco, una cosa che non mi piacciono sono i capi oversize. Vabbè, comunque passeranno moda sicuramente. Comoda e versatili, presenta una tasca a marsupio che, come nel cappuccio, può essere realizzata in tinta contrasto, quindi con un tessuto che ha un tessuto a contrasto, ecco, come in questo caso è stato utilizzato, come vedi, il giallo. Tessuti alternativi al jersey sfelpato sono quello sgarzato, la maglia compatta, il velluto di ciniglio, il panno di maglia, crepe di maglina, camoscio, magline bielastici abbinati alla maglia elasticizzata a costine. Sì, veramente molto molto carino. E mi piace molto anche questo che vediamo qua, che è lo smanicato, che è adatto a un periodo di transizione come questo. È il numero 22, è a 3 stellini su 5, va dalla taglia 42 alla 48, è realizzato in tessuto impermeabile lucido nero con dettagli a contrasto per un look sportivo e con stile. Chiaramente se lo realizzerai con un tessuto diverso avrà una sembianza comunque diversa lo stesso smanicato. Tessuti, infatti puoi utilizzare le copelle, il camoscio, oppure i tessuti di panno, gabbard and denim, drill, velluto rasato, rasatello di cotone. Puoi veramente utilizzare tantissimi tessuti diversi. Qui abbiamo il piumino, mi piace molto, e l'abito stile anni, secondo me 60, 60-70, 60. Il piumino
va dalla taglia 40 alla 46, il numero 23 è a 4 stelline su 5, quindi è abbastanza difficile da realizzare poi alla fine. E diciamo che è dal taglio ricercato, è veramente molto bellino, questo cappuccio molto carino, realizzato poi in questo tessuto trapuntato, mi piace veramente molto. Ed è versatile anche questo, infatti vediamo che è indossato con un abito, ma lo puoi indossare anche con i jeans, con un paio di pantaloni, per andare quindi anche all'università eventualmente. Tessuti alternativi sono imitazione nappa, trapuntato seguendo opportuni consigli, oppure consigliate tessuti come satin, velluto rasato, manopesca, gabardine e panno. E poi vabbè, molto molto carino, mi piace molto, ma andiamo a vedere l'abito che mi piace tantissimo. Questo è un abito che qua dico abito a sacchetto scritto, arriva in Italia con la moda cat, e Caterina Caselli ne fa una sua uniforme, contagiando un po' tutte le ragazzine dei tempi. Infatti io mi ricordo che nelle foto di mia mamma indossava vestiti così. Arriva fino alla 46 questo, dalla 40 alla 46, quindi taglio anni 60, quindi dai, ci ha azzeccato, anni 60, attualizzato da un colore facilmente abbinabile. Sì, molto bello, però non sta bene a tutti questo colore, devo dire la verità. Se avete studiato un po' di armocromia, si sa che questo colore non sta bene a tutte. A me, per esempio, no. Tessuti alternativi, il jersey, puoi utilizzare leggermente garzato, felpa, velluto di ciniglia, oppure consueti tessuti come il panno, velluto, bouclé, tweed, bottonato, spiegato, piede pull, insomma, ecopelle, possiamo utilizzare veramente tantissimi diversi tessuti. Qui invece abbiamo un cappotto, il numero 25, è a 4 stelline su 5, quindi anche questo risulta di difficile realizzazione, va dalla taglia 40 alla 46, simile a un uniforme, si prende molto spunto alle uniformi, infatti a me i cappottini stile militare mi piacciono tantissimo. Chi mi segue da tanti anni, che ho praticamente girato tantissimi video di Sfogliamo insieme le riviste, sa che mi piacciono i cappottini un po' militari, ecco, stile militare. È un mix perfetto tra formale e informale, lo puoi indossare anche con una cintura questa. E poi i tessuti alternativi sono il velour, il feltro, lana cotta, bouclé, tweed, bottonato Chanel o tessuto accoppiato. E poi qui abbiamo questa maglia, te la faccio vedere nel dettaglio. La maglia numero 26, taglia dalla 42 alla 48, molto comoda, in giallo, si abbina facilità con la tonalità scura. Anche questo giallo per esempio a me non mi sta bene, però il modello è veramente molto carino. Puoi vedere ha una parte della, diciamo, dei fianchi che rimane un po' aperta e chiusa con dei bottoni o delle stringhe, non vedo bene. Tessuti alternativi al jersey, leggera ciniglia, però tutti elasticizzati, e qua li vediamo abbinati a questi pantaloni che vediamo qua. Il pantalone taglia dalla 42 alla 48, il numero 27 a 3 stelline su 5, però hanno un tocco sportivo, sono un po' eleganti ma un po' sportivi, più sportivi che eleganti io direi, caratterizzati dal fatto che hanno la cintura in vita, quindi molto comodi da indossare, comodissimi. Poi hanno la coulisse infatti nella parte del davanti, e poi sono perfetti con una scarpa o con un tacco moderatamente alto, ma poi si possono indossare tranquillamente anche con degli stivali, insomma anche con le sneakers secondo me. I tessuti alternativi sono sono il jersey, felpato, velluto di ciniglia, panno di maglia, crepe, magliene, camoscio, accessori consigliati, décolleté Prada. Beh, molto belle décolleté Prada, devo dire. Benissimo, qua abbiamo invece la moda City Heart, un modello che tra l'altro arriva fino alle 52, questo cappotto che vediamo qua, che va dalla 46 alla 52, a 3 stellini su 5, è allacciata monopetto,
quindi con asola e bottoni la parte davanti, e dalla linea diciamo particolare del collo che rimane tondo. Anche la sua linea rimane tondeggiante, come puoi vedere, una linea abbastanza tondeggiante, tipo a uovo. Come tessuti alternativi puoi usare il cammello bottonato, bouclé, diagonale, spiegato, tweed, panno, velour e velluto. E poi questo bellissimo abito, anche questo mi piace molto, 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 ed è stato realizzato in maglina. Tra l'altro io ho del tessuto dell'età paleolitica praticamente, perché è un tessuto che ho conservato, volevo fare dei vestitini, e questo secondo me è un vestitino che andrebbe molto bene. È il numero 29, ha 2 stelline su 5, dalla taglia 54 alla 60, norvegese. Dice che piace ai designer norvegesi, piace anche alle sarde a quanto pare, e capi con questo fanno risaltare le curve senza appesantire la linea. Puoi utilizzare la maglina, jersey, licra, ciniglia, tutti ovviamente elasticizzati. Qui abbiamo altro cappotto, il numero 30, che ha 4 stelline su 5 di difficoltà, va dalla taglia 46 alla 52, numero 30. Anche questa ispirazione militare, infatti mi piace molto, mette in risalto la vita e sfuma le curve in maniera intelligente, assolutamente d'accordo. Tra l'altro lo puoi indossare anche con una cintura, ed eventualmente puoi cucire o decidere di cucire o meno le tasche, se ritieni che possano essere difficili da realizzare, perché chiaramente dipende dalla capacità, diciamo, di cucito di ognuno. I tessuti che puoi utilizzare sono il panno di lana, velour, velluto, gabardine, diagonale, spiegato, gessato, piede pull e bouclé. È bellissima sia tra l'altro sia, non si vede, sia la borsa che le scarpe, adoro. Bellissimo anche l'abito, che puoi secondo me realizzare anche come felpa, secondo me poi alla fine, numero 31. L'abito va dalla 46 alla 52, linea e nel dettaglio trasforma il collo in protagonista, assolutamente sì, perché vedi il collo proprio sciallato, molto grande, regolabile tra l'altro perché è una coulisse, rimane molto svasato e asimmetrico, quindi molto particolare, diciamo. Comunque puoi utilizzare con la maglia, jersey felpato, vellutini di ciniglia, crepe di maglia, panno di maglia scamosciata, tutti ovviamente elasticizzati. La maglia numero 32 ha 2 stelline su 5, va dalla taglia 46 alla 52, linea morbida e svasata, esce dalla classica immagine casual per calarsi il diritto della categoria dei capi eleganti. Mi piace moltissimo. Puoi utilizzare il jersey garzato, felpato, velluto di ciniglia, l'importante è che siano tutti elasticizzati. Vedi che è asimmetrica, cioè è più corta nel davanti, più lunga nella parte del dietro. La caratteristica è questa, abbinato a dei pantaloni che mi piacciono tantissimo. Sono pantaloni con belli larghi prima di tutto, con la cintura in vita che ci piace tantissimo, sono il numero 33, e la caratteristica principale è, se vuoi iniziare con un paio di a cucire un paio di pantaloni semplicissimi, inizia con questi, perché sono a una stellina di difficoltà. Vanno dalla 46 alla 52, elastico inserito nel ripiego della vita. Questo modello è comodo a palazzo e può trasformarsi in un capo elegante se abbinato assolutamente. Anche per Capodanno, assolutamente. I pantaloni a palazzo sono pantaloni che puoi usare in tantissime occasioni. Io ormai mi cucio solamente pantaloni a palazzo, perché io li adoro, mi stanno molto bene, sono comodi, allo stesso tempo eleganti, mi piacciono veramente tantissimo. Tessuti alternativi, il jersey, maglina, licra e vellutino di ciniglia, tutti elasticizzati. Mentre qui abbiamo la camicia, che è la numero 34, a 3 stelline su 5, taglia dalla 46 alla 52. Anche questa camicia è una camicia, diciamo, classica con asole e bottoni, con un polsino realizzato con elastico a coste. Questa è la cosa particolare, perché il polsino non è il classico polsino da camicia, ma è stato realizzato appunto con un tessuto a coste a contrasto. Ovviamente se non ti piace puoi anche non realizzarlo. Tessuti alternativi: satin, tela fluida, crepella, oppure nelle trasparenze del pizzo, georgette, voile e chiffon. Veramente molto carina. Ma mi piace particolarmente l'altro abito, andiamo a vederlo.
Eccolo qua, il numero 35, l'abito ha 2 stelline su 5 di difficoltà, va dalla taglia 46 alla 52 ed è caratterizzato dal fatto che ha il collo alto, le maniche belle lunghe, poi ha il seno che è caratterizzato da queste pence che quindi gli danno una bella forma, cade bello svasato, lo puoi indossare anche con una cintura realizzato con lo stesso tessuto con cui è realizzato l'abito, oppure con una cintura eventualmente che hai a casa. I tessuti che puoi utilizzare sono svariati: crepe di maglia scamosciata, vellutine di ciniglia, jersey, jacquard, felpa, insomma veramente ti puoi sbizzarrire. E poi farla anche più lunga eventualmente se non ti piace così corto. Come sempre noi possiamo, se riusciamo, ovviamente non tutti ci riescono, ne sono consapevole, però chi può e riesce a modificare il cartamodello può fare veramente di tutto da uno stesso cartamodello. Abbiamo terminato di sfogliare insieme la mia boutique di novembre 2025. Mi raccomando, in edicola c'è lo speciale curvi che non mi è stato reperito. Come mai la mia boutique non mi avete mandato? Se ascoltate questo, come mai non mi avete mandato lo speciale curvi? Io l'ho sempre girato il video dello speciale curvi. Ok, io lo dico, poi si vedrà. Spero che ti sia piaciuto il video e ti sia piaciuto anche diciamo il contenuto, ecco, soprattutto fammi sapere se lo comprerai, se comprerai la rivista, se la troverai in edicola, nei centri commerciali. Se non la trovi la puoi ordinare online. Chiaramente io ti mando un grandissimo bacio, fammi sapere nei commenti quali sono gli abiti che ti sono piaciuti più, che ti hanno colpito maggiormente, e mi raccomando, se non hai voglia di lasciarmi un bel commentino puoi lasciarmi il classico bel cuoricino per farmi sapere che sei passato. Mi raccomando anche like, che è molto importante, quindi cuoricino come commento, un bel pollice alzato e un hype. Non ti chiedo niente, non costa nulla, non ti sto chiedendo soldi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!